Questo video è in collaborazione con Fiscozen. Se hai partita IVA o se vuoi cominciare il tuo business, tra un po' ti spiego come fare. Ero in giro a New York e ho deciso di andare nel Bronx a fare domande alle persone per strada. Siccome i momenti più interessanti arrivano sempre come un flash inaspettato, ho deciso di attivare la videocamera e tenerla accesa tutto il tempo. Quindi la maggior parte delle risposte che vedrete sono totalmente naturali. Il Bronx non è un quartiere facile. La fama di questa zona di New York è la fama di un luogo con diversi problemi sociali ed economici. Un luogo in cui negli ultimi 200 anni sono immigrati tantissimi italiani e oggi presenta un'altissima percentuale di popolazione italo-americana. Io ero con la mia famiglia che mi stava visitando negli Stati Uniti e diciamo che i miei non erano proprio tranquilli che io fossi con la telecamera accesa e il telefono così tutto il tempo. Come reagiranno le persone? È sicuro? Non tanto sicuro. Sei italiano? O italo-americano? Ma parli italiano? Sono italiano. Sì? A New York? Sarà davvero così come si dice? Riusciremo ad uscirne sani e salvi e con una storia di ispirazione tutta italo-americana tra le mani? Tante persone di New York mi hanno consigliato di andare ad Arthur Avenue. Questa strada è il centro del quartiere italiano nel Bronx, in cui ancora oggi è possibile trovare tanti ristoranti e negozietti gestiti da italiani o italo-americani. Secondo tante persone qui avrei trovato tante storie di successo di italiani che sono partiti da zero e qui hanno costruito grandi fortune realizzando il sogno americano. Questa è la cosiddetta Little Italy o in americano Little Italy. Per arrivare qua dalle zone più turistiche di Manhattan, quindi diciamo da Times Square, ci vuole circa un'ora. Sono 40 minuti di metropolitana in cui si nota molto la differenza da quando parti a quando arrivi. Già diciamo che la metropolitana di New York non è delle migliori, cioè in confronto a Milano ti sembra di essere a una serata di gala. La metropolitana di New York è vecchia, sporca e la gente fa cose un po' strane. Usciti dalla metropolitana abbiamo camminato circa 20 minuti su strade piene di negozietti multietnici e lì sarà stata un po' la paranoia o il pregiudizio, però si sentiva una leggera tensione nell'aria. Finalmente arriviamo ad Arthur Avenue, il quartiere italiano del Bronx. L'atmosfera cambia totalmente. Tu sei italiano o italo-americano? No, io non a casa. A casa parlate italiano o inglese? Tutti biscatti. Mia moglie è calabrese, poveramente. Ancora mi sorprendo di come sia possibile che negli Stati Uniti da una strada all'altra cambi tutto così drasticamente. Hai sempre lavorato qua nel Bronx? Sempre qua, sì. Quando sono arrivato nella Little Italy del Bronx mi si è scaldato un po' il cuore e mi è venuto da sorridere. Qua si respira davvero un'aria italiana. Si legge Calabria, Sicilia, Puglia in tutte le insegne dei vari ristoranti e negozi. Mi hanno raccontato che questa Little Italy è molto più autentica, ci sono ancora tante persone che parlano italiano, perché dai, diciamocelo, quella di Manhattan è veramente turistica ed ormai è stata conquistata da Chinatown. Non esiste più Little Italy in Manhattan, ora là è tutto come una Cina. Arthur Avenue, consideriamo questo posto la Little Italy. Ordiniamo il pane italiano. E io pago. Non mi resta altro che fare quello che più mi riempie di adrenalina, cioè iniziare a fermare chiunque per strada e fare domande. Sei italiano o italo-americano? Italo-americano, Puglia, provincia di Bari. Sento sempre quella paura di ricevere un no, di fare arrabbiare l'altra persona. Sei italiana? O italiana. Non ci sono italiani qui. E allo stesso tempo quell'emozione di scoprire di più chi ho davanti. Siete italiani o italo-americani? No, sono nata in Italia. Io non sono italiana, però il mio cuore sì è italiano. Da quanti anni a New York? 53. Qui è meglio il soldi, però di là si sta meglio perché è più tranquillo, più pulito. A casa parlate italiano o inglese? Tutte e due. Adoro uscire dalla mia zona di comfort e ogni volta che lo faccio scopro sempre delle storie incredibili. Qualcuno parla italiano qua? Questa è una di quelle. Qua la Mulino Bianco costa 6,99. Questo è il classico negozio che c'è in Italia. Voi importate tutto dall'Italia? Sì, tutto roba italiana. Sì. Chiaro, provincia di Catania. Sei italiano o italo-americano? No, italiano. Qui è italo-americano. Mio figlio però a Sicilia sapeva di nemico. Tu parli siciliano? Sì, però io parlo più italiano perché io viaggio in ogni parte in Italia. Io c'ho il 100 newyorkese. Mamma mia, che fortuna incontrare Orazio e Carlo casualmente nel Bronx mentre cercavo italiani. Il negozio è tuo? Sì. Importate prodotti dall'Italia? Sì, soprattutto dall'Italia. La mozzarella la facciamo noi. Io da 37 anni che faccio mozzarella qua. Cioè Orazio è il boss della mozzarella a New York, ma probabilmente in tutto
tutti gli Stati Uniti. Tu da 37 anni vivi a New York e hai sempre lavorato qua nel Bronx. Qua sono tutte persone come lui da Sicilia, Bari, Roma, Catania. Nel vostro negozio mettete sempre musica italiana. Sempre. Fuori napoletana e dentro italiano. Sono le persone perfette per scoprire tutti i segreti degli italiani nel Bronx. Salve, piacere, dottore. Italiano o italo-americano? Italo-americano. Sangue puro, però, puro italiano. 100%. 100% da Benevento e da Piacenza. La sicurezza com'è qua? Sei più sicuro qua che a Catania. Ascolta me. Il Bronx è dipinto come un quartiere che ci sia molta delinquenza e cose varie. Ci stanno tutti i quartieri delinquenza. Tu vai a Palermo, ci stanno delle zone in cui non si può andare, che è pericoloso. A Catania stessa cosa. Per esempio, quando io vado a Roma con tutti i miei amici là, mi dice com'è Sicilia? Fiosso, c'è sempre quello Stereotipo. Stereotipo, bravo. Tutti pensano al Bronx, fame, povere, invece il Bronx è più ricco di tutti i paesi in Sicilia. C'è case qua sono miliardi. New York qua. sono nel Bronx, sta il Bronx Zoo, lo zoo che è molto bello. Poi sta Botanical Garden, in un giardino tutti i fiori. Lo stadio Yankee. Lo Yankees, fanno la festa di Sant'Antonio, mettono l'illuminazione sulle strade. Sembra di essere in Sicilia, sembra di essere a casa. A te non ti manca tanto l'Italia perché... No, a me non manca l'Italia, però se io sono quello che sono, lo devo a questa terra. Devo dire grazie sempre. Ricordiamoci che la percezione degli italiani negli Stati Uniti non è sempre stata delle migliori. In passato siamo stati protagonisti dell'esportazione di una delle cose più famose e più negative della storia. Per i tanti pregiudizi non era facile avere successo per chi immigrava dall'Italia. Io lo dico con molto orgoglio, mio padre era un contadino, che lavorava la terra. Io quando ero bambino, io dovevo andare con mio padre a piantare le patate, a raccogliere i limoni. Dopo scuola, ho lavorato sempre anche quando ero piccolo. Ed è grazie al duro lavoro di persone come Orazio che negli anni gli italiani sono riusciti a farsi amare. Io da quando sono venuto qua ho lavorato sempre 7 giorni alla settimana. E mi stanno fanno, ma tu come fai a lavorare 7 giorni alla settimana? Non sei stanco? No, perché la vita mia ho lavorato sempre. Poi questo per me non è un lavoro. Andare in campagna, mettersi 100 kg di limone sulle spalle e portarle sopra, a zappare, quello è il lavoro. Questo per me è una passeggiata. E non solo a cambiare totalmente la percezione, ma anche a creare un marketing potentissimo su tutto quello che è il Made in Italy. Se tu ti alzi la mattina e dici, oh, oggi devo andare a lavorare, un cazzo. No, se tu ti alzi la mattina e dici, oh che bello, vado a lavorare. Allora là avrai successo. Ma se anche tu senti questo fuoco dentro, quel desiderio di fare qualcosa di più, qualcosa di grande, allora è arrivato il momento di buttarti. Sei bravo a fare foto, a creare contenuto online, o perché no dai ripetizioni o insegni l'italiano agli stranieri. Qualsiasi sia il tuo campo, Fisco Zen ti semplifica la vita. Per molto tempo non ho voluto lanciare i miei progetti personali per paura di come gestire tutti quegli aspetti fiscali, come faccio a generare fatture, come faccio a pagare le tasse. Fisco Zen ti offre un commercialista dedicato che risponde a tutte le tue domande e ti prepara la dichiarazione dei redditi, un tool per inviare fatture elettroniche e un calcolatore delle tasse in tempo reale. Puoi prenotare una chiamata gratuita grazie al mio link che trovi in descrizione. Cioè non hai nulla da perdere, è gratis e già con quella ti chiarisci alcuni dubbi. In più, se deciderai di continuare a farti aiutare da loro per il tuo business, riceverai 50 euro di sconto sul primo anno. Non lasciarti frenare dal nostro complesso sistema fiscale italiano. Fisco Zen si occuperà di tutta questa parte, così tu ti potrai concentrare solamente su quello che sai fare meglio. Voi vivete nel Bronx? Vedevamo il Bronx fino a 10 anni fa. Siamo davanti alla storia di una persona che è arrivata negli Stati Uniti dalla Sicilia partendo completamente dal basso. Ho davanti a me un chiaro esempio della realizzazione del sogno americano. Westchester è uno dei top 5 posti in tutta America. Jay-Z abita là, Beyoncé. Per voi aver lavorato tanto e adesso potervi permettere la casa lì è il sogno americano? Is that the American dream? Quello è. E tu guarda un libro cos'è l'American Dream con un foto e con una frase, è lui. A volte anche lui dimentica, è un onore vivere in Westchester County. Noi abbiamo abitato prima nel Bronx quando eri 3, 4, 5, 6 anni. Però per arrivare dal Bronx in Westchester è un gran sogno. La realizzazione del sogno americano. Questa è probabilmente American Dream, sì. Poi arriva piano piano e poi tu non te ne accorgi che ti vengono offerti un piatto del genere. Ma se tu parti, no, devo andare là e fare imbrogli e cose varie, no, c'è arrivare piano piano. Dai tempo a tempo. Il mio problema principale quando sono venuto qua era l'amicizia, non avevo nessuno. Io sono venuto solo qua. Cioè mi sentivo un pesce fuori dall'acqua, non parlavo inglese, non avevo amici, non guidavo. Nell'87 qua nemmeno i partiti facevano vedere di Pollone. È stata durissima. Poi piano piano. E devo dire grazie al mio ex principale che era barese. Lui mi ha aiutato moralmente a farmi stare qua. Lui mi ha detto guarda quello che stai passando tu, l'ho passato pure io. Tu devi dare tempo al tempo. E avevo ragione. Mai mi sono demoralizzato. Allora make mozzarella e I love New York. I'm stay here e we'll see what I can do. Everybody was thinking, tutti italiani, fannulloni che non volete lavorare, al bar a pigliare il caffè. Ho detto no, io non sono quello. E poi glielo ho dimostrato a tutti.
Ammetto di essere arrivato in questo quartiere di New York con dei pregiudizi. Non mi sarei mai aspettato di lasciarlo con un'idea diametralmente opposta. La storia di Orazio mi ha colpito, mi ha fatto ricordare quanto i nostri valori italiani siano forti. Quando trovi un italiano all'estero è immediatamente famiglia. Adesso sono ancora più orgoglioso di essere italiano. Siamo riusciti a ribaltare i vari stereotipi negativi che avevano di noi ed ora siamo tra i popoli che tutti conoscono ed amano. Tu parli italiano? Sì, parlo italiano. Dove l'hai imparato? Qua. A New York? In America, Amano la nostra lingua, la nostra cucina, la nostra storia. Cioè tu dal Messico sei venuto a New York e hai imparato l'italiano. Non lasciamoci abbattere, con umiltà e disciplina continuiamo a dimostrare al mondo quello di cui siamo fatti. Spero che questo video ti sia servito come ispirazione e mi auguro che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni.